Come abbiamo visto, il Natale del 1998, specie quanto a vendite, era stato dominato da Half-Life. Questo non significa però che in quel periodo e per tutto l'anno successivo il mercato PC fosse rimasto sprovvisto di altri sparatutto in prima persona, un genere che, nonostante stesse iniziando a muovere i primi, veri e finalmente significativi passi anche su console, dava ancora il meglio di sé proprio su PC. Ricordo ad esempio che certi feroci detrattori di Half-Life, affatto convinti dal suo rivoluzionario approccio al genere, prendessero spesso le parti di Sin, uno sparatutto che, pur cercando a sua volta di innovarsi e innovare, possedeva uno spirito più classico, maggiormente improntato all'azione pura. Un'uscita frettolosa, spinta proprio dal temutissimo ed imminente arrivo di Half-Life, portò però il gioco a una release traballante, purtroppo segnata da numerosissimi bug, che sebbene furono prontamente corretti con rapide patch, andarono a compromettere l'iniziale reputazione e quindi il successo di questo titolo, che fu ben presto quasi del tutto oscurato dalla lunga ombra di Gordon Freeman. Io di Sin mi ricordo specialmente Alexis Sinclair, la provocante antagonista, vero volto del brand, che spesso adornava interi paginoni pubblicitari sulle riviste, quasi volesse rivaleggiare o addirittura imporsi sulla popolarità di Lara Croft. Vista oggi ha un volto un po' strano, ma onestamente penso che da bambino non fosse certo il suo volto ad attrarre la mia attenzione. Contemporaneamente a Sin e Half-Life arrivò anche Blood 2, sviluppato da Monolith sul suo engine Lit Tech, quindi stesso team e stesso motore di Shogo. Il gioco era ambientato nel 2028, quindi esattamente un secolo dopo gli eventi trattati nel primo capitolo. Ritrovarsi nei panni di Caleb a bordo di un treno della metropolitana e poi attraverso palazzi, musei e ambientazioni urbane a tratti quasi cyberpunk fu un'esperienza alquanto strana per i fan, molti dei quali non gradirono affatto il cambio di setting, oltre a tutta una serie di oggettivi limiti e problemi che affliggevano il gioco. Ma a me, francamente, Blood 2 piaceva. C'era però un tipo di nemici, i Bone Leeches, che mi terrorizzavano, perché inaspettatamente ti saltavano in faccia all'improvviso e io non capivo proprio come evitarli o respingerli. In realtà, per farli staccare, bastava premere velocissimo il tasto azione. Ma più di una volta, per paura di imbattermi in una di queste creature, saltavo il livello coi trucchi non appena sentivo l'inconfondibile verso che emettevano. Ma se vogliamo parlare di sparatutto che facevano la cosa del mostriciattolo che ti salta in faccia, non possiamo esimerci dal menzionare Alien vs Predator, la cui peculiarità principale era quella di offrire 3 diverse campagne, ognuna caratterizzata da un diverso approccio al gameplay. La prima, e in genere più apprezzata, era quella dedicata al marine coloniale. Buie, claustrofobiche e soprattutto piene zeppe di aggressivi ed imprevedibili xenomorfi, le missioni del marine avevano un'atmosfera tesissima che mi mandava subito in uno stato di esilarante e irresistibilmente divertente panico. La seconda campagna ci metteva invece nei panni di un alien, fragile ma letale, ovviamente in grado di vedere al buio e capace di difendersi, tra virgolette soltanto, attraverso l'uso di artigli, coda e denti. Tolta ogni possibilità di attacco a distanza, il gioco ci spingeva quindi a scovare percorsi e soluzioni alternative. D'altronde, grazie alla pressione di un singolo tasto, era possibile appendersi e muoversi a velocità supersonica su qualunque superficie, verticale o orizzontale che fosse, ignorando la gravità e favorendo fulminei agguati e attacchi a sorpresa volti a evitare di essere colpiti dai numerosi nemici, pericolosissimi specie quando dotati di lanciafiamme o granate incendiarie. Ma la mia campagna preferita era quella del Predator. Sfruttando il singolare armamentario del mitico cacciatore alieno, ci si poteva rendere invisibili e osservare il mondo attraverso il leggendario visore termico, esattamente come visto nei film della serie. E a mio parere fu proprio questo l'aspetto più coinvolgente di Alien vs Predator, ossia la cura e il rispetto con cui certe estetiche, certe sonorità, meccaniche e narrative fossero state trasposte e integrate dalle pellicole al videogioco. Un giorno mio padre, di ritorno da lavoro, mi disse: ieri notte ho installato un gioco bellissimo, vieni che te lo faccio vedere, è un picchiaduro, e mette questo.
Dico, pa, guarda che questo non mi sembra un picchiaduro. Come no? Si picchia durissimo, guarda, col tubo gli sfasci proprio la faccia. Ho capito, ma picchiaduro non vuol dire quello. In pratica. Ma mio padre, in realtà, non aveva tutti i torti, perché Kingpin, specialmente all'inizio, non è che sembrasse proprio il classico sparatutto. Ambientato in un passato distopico, in una città dominata dalla criminalità organizzata, faceva la tipica revenge story col protagonista picchiato a sangue nella breve introduzione, pronto a scalare i ranghi per raggiungere, fronteggiare e possibilmente sconfiggere il più importante e temuto boss malavitoso della città, per l'appunto il Kingpin. Quindi sparatutto sì, ma atipico. Non sempre, ad esempio, era consigliabile girare per i vicoli del quartiere con le armi a vista, tanto che c'era un tasto dedicato a riporle. Ma c'era anche un tasto sì e un tasto no, utili nelle interazioni con i numerosi NPC e che, a seconda del contesto, variavano la propria funzione di risposta positiva o negativa, tramutandosi in complimento o insulto, in seguimi o fermati, fino a darci addirittura la possibilità di proporre a chiunque fosse disponibile di entrare a far parte della nostra gang in cambio di una manciata di dollari. E sì, perché ovviamente in un gioco che racconta di criminalità non potevano mancare i soldi da sottrarre ai nemici sconfitti, ma anche da spendere nei vari negozi di armi, oggetti ed equipaggiamento. Un'amica di mia madre, vedendomi giocare a Kingpin, sorpresa dal realismo grafico, esclamò: "Minchia Giovi, ma questa è realtà virtuale. Guarda che questo non è un gioco per bambini." Cioè la voce era un po' diversa però. E in effetti, tra parolacce, pestaggi, armi e violenza spropositata, è curioso che ancora una volta i miei fossero stati tanto permissivi. Ma non in tutti i giochi in prima persona c'era per forza da sparare. C'era un gioco, ad esempio, che mi affascinava tantissimo e di cui ricordo perfettamente la scena introduttiva, con un postino che si allontana in bici da un faro in tempesta. Era Hammer Zone, avventura grafica con visuale rotante, come ce n'erano e come ce n'erano state tante. Fu ideato dallo scomparso Benoît Sokal, fumettista e autore belga che si sarebbe negli anni affermato con la celebre serie di Siberia. Era un titolo dalla grande atmosfera, dai toni esotici e a tratti malinconici in cui, nei panni di un giornalista senza nome, si veniva incaricati da un anziano esploratore in punto di morte di restituire alla sua terra il raro uovo di una misteriosa specie di uccelli bianchi, caratteristica dell'immaginario paese tropicale di Hammer Zone. Il personaggio del vecchio esploratore, da moltissimi elogiato ai tempi per la resa grafica ritenuta sorprendentemente realistica, a me faceva una paura inspiegabile. Ma come abbiamo visto, un aspetto al quale da bambino davo sempre grandissimo peso era, quando presente, il doppiaggio in italiano. E quello di Hammer Zone mi colpì sin da subito. Non deve fare altro che mostrargliela. Fa fatica a muoversi, sa? È un vecchio signore. Insomma, lei mi capisce. Perché il doppiaggio in Italia, specialmente nei videogiochi, anche quando era di qualità, soffriva già allora di una certa forzata impostazione che ho sempre trovato un po' sgradevole. Quindi attiravano subito la mia attenzione battute più fluide e spontanee, buttate lì con sorprendente naturalezza, come sia certo! Io sono uno scienziato serio, mio caro signore. Non la saluto! bellissimo. Poi capitavano anche i doppiaggi che, per quanto oggi divertentissimi, erano semplicemente brutti. Regna il male nel mondo. Chi ci proteggerà dalle forze del male? Noi. Ma ogni tanto, una volta ogni tanto, ne capitava uno fatto così bene, con così tanta cura ed evidente passione, che immaginare quel gioco privato di quello specifico adattamento e doppiaggio diventava impossibile, e bastarono soltanto poche parole Perdonate l'attesa, Mr. Flores. per farmi realizzare di essere appena incappato in quello che sarebbe diventato uno dei miei giochi preferiti di tutti i tempi. Dal protagonista, Manny Calavera, rimasi subito folgorato. Mi chiamo Manny Calavera, vostro agente di viaggio. La sua straordinaria voce, piatta, stanca, disillusa, priva di voglia di vivere alcuna e pertanto adattissima a un personaggio morto, era quella di Renato Cecchetto, purtroppo scomparso nel 2022, che, oltre a Kyle Katarn, Dove saresti senza di me, Kai? In un videorama a godermi la pensione. soltanto qualche anno più tardi sarebbe gloriosamente finito a doppiare Shrek. Gli orchi
Sono come le cipolle. Puzzano? Sì. No. Quella di Grim Fandango è una storia ambientata nella Terra dei Morti, un mondo in bilico tra la vita e l'eterno riposo, in cui quello del tristo mietitore non è altro che un semplice lavoro, eseguito da impiegati armati di falce e mantello nero per conto del DDM, il Dipartimento della Morte. Come fossero agenti di viaggio, il loro compito è quello di proporre ai nuovi defunti un pacchetto, diciamo turistico, che li condurrà finalmente all'aldilà, quello vero. La comodità e la durata del viaggio che i morti potranno acquisire è però proporzionale alla purezza dell'esistenza che questi hanno condotto in vita. Una suora, per esempio, potrà raggiungere la destinazione in treno in appena 4 minuti e via via ascendere con opzioni più modeste quali la nave o l'automobile, fino, per i più sfortunati o i meno virtuosi, al viaggio a piedi, della durata di 4 anni con bastone da passeggio in omaggio. Quella bussola sulla maniglia vi sarà utilissima, vedrete. Ah, sarà un viaggio fantastico. Vorrei esserci anch'io. Lasciare la terra dei morti però non è mica obbligatorio e sono infatti in tantissimi a scegliere di restare. Alcuni, tuttavia, come nel caso di Manny, una scelta non ce l'hanno. No, io non me ne posso andare finché non avrò pagato un piccolo debito. Lavoro sociale, eh? Beh, suppongo che ci sia gente messa peggio di me. E finiscono per rimanere incastrati A vendere spazzatura dei pezzenti per l'eternità. ma la storia di Grim Fandango, uno degli elementi più riusciti dell'intera produzione, ovviamente non si ferma al DDM. Manuel, ti sei innamorato? Amore? L'amore è per i vivi, Sal. Alla ricerca dell'amore della sua vita, o forse dovrei dire della sua morte, Manny intraprenderà un viaggio di 4 anni, abbandonando il ruolo di agente di viaggi e riscoprendosi via via sindacalista, rivoluzionario, imprenditore, mozzo, capitano, capitalista, marxista, un po' di tutto, accompagnato da personaggi straordinari e almeno altrettanto straordinariamente doppiati. Ehi, servizio! Ehi, chi cazzo? Oh, mi spiace, signore, non credevo. Come alcuni degli sparatutto visti prima, anche Grim Fandango fu un rappresentante atipico del suo genere. Già prima di avviare il gioco è interessante notare un dettaglio. C'è un'opzione per calibrare il joystick. Come joystick? Ma Grim Fandango non è un'avventura grafica. Sì, ma non è un punta e clicca. In un'epoca bombardata di giochi d'azione in 3D, immediati e coinvolgenti come mai prima d'allora, quello delle avventure grafiche era un genere la cui popolarità cominciava a vacillare. E così Grim Fandango, nel tentativo di svecchiarsi, forse alla ricerca di un impatto più diretto e moderno, fece la coraggiosa scelta di adottare un sistema di controllo, come viene spesso definito ancora oggi, tank, quindi relativo al personaggio piuttosto che alla telecamera. Banalmente, premendo il tasto direzionale su, Manny non andrà necessariamente su, ma muoverà un passo in avanti rispetto alla direzione nella quale è rivolto, proprio come si muoverebbe in teoria un carro armato, da cui il nome. Di conseguenza, premendo giù, Manny farà un passo indietro, premendo destra o sinistra, Manny ruoterà sul posto. E se questa tipologia di controllo aveva senso nel contesto dei moltissimi survival horror che lo adottavano abitualmente, anche perché contribuiva a darci un senso di costrizione e disagio, obbligandoci a complesse manovre atte a sfuggire ai nemici, in un gioco come questo fu una soluzione che fece quantomeno alzare qualche sopracciglio. Era proprio inusuale trovarsi davanti a un'avventura grafica che, senza passare dal mouse, ci metteva in controllo diretto del protagonista. Non c'era puntatore, non c'erano icone e non c'era nemmeno HUD. Perfino la gestione dell'inventario avveniva in modo insolito, attraverso una selezione scorrevole effettuata a ridosso della giacca di Manny. Inoltre, Grim Fandango, come all'epoca facevano molti altri giochi per lo più d'altri generi, muoveva dettagliati modelli poligonali su fondali pre-renderizzati per lo più statici. E se da una parte questo garantiva una resa grafica notevole senza eccessivi requisiti hardware, alcune specifiche inquadrature finivano
servivano a volte per rendere complicato capire quali fossero le effettive possibilità di navigazione offerte dagli ambienti, come nel caso di questo maledetto corridoio, e quali fossero gli oggetti coi quali si potesse interagire. Unica vera indicazione a nostra disposizione era ancora una volta Manny, la cui testa si voltava automaticamente in direzione dei vari punti di interesse. Questo però non sempre ci garantiva di star lasciando una location con la certezza di aver esaminato e o raccolto tutto il necessario, e bloccarsi per via di un oggetto dimenticato diventava alquanto semplice. Così Grim Fandango si guadagnò subito la reputazione d'essere un gioco difficilissimo e, come se non bastasse, alcuni dei suoi enigmi venivano spesso definiti illogici, criptici, demenziali. Non oso immaginare quante vittime abbia mietuto questo puzzle, così come onestamente tanti altri. I tempi stavano cambiando e non tutti avevano più voglia di combinare oggetti, ascoltare lunghi dialoghi e soprattutto rimanere bloccati, sbattendo la testa su qualsiasi possibile parvenza di soluzione pur di proseguire. Ma a discapito di questi e altri problemi, molti dei quali condannarono purtroppo il gioco a un certo innegabile insuccesso commerciale, Grim Fandango fu un titolo capace di lasciare il segno e che negli anni è stato via via riscoperto, riuscendo a guadagnarsi lo status di gioco di culto che ben merita. E io Grim Fandango lo menziono sempre quando mi capita di parlare dei motivi per cui mi ritengo tanto fortunato ad avere avuto la possibilità di crescere con i videogiochi, perché credo siano stati proprio titoli come questo ad aprirmi la mente, a farmi viaggiare con la logica e la fantasia, ad incuriosirmi nei confronti dei più disparati argomenti e tematiche come neanche la scuola riusciva a fare, perché col suo strabordante stile e quella sua folle unione tra folklore messicano e cinema noir anni 40 mi spinse ad interessarmi, ad esempio, al Dia de Muertos a 9 anni, e con la sua stratosferica colonna sonora fu capace di lasciare in me un'indelebile impronta musicale che mi ha poi permesso negli anni di riconoscere e relazionarmi più facilmente con generi quali jazz, bebop, big band, e regalandomi una profonda e inaspettata ammirazione nei confronti di quella che un giorno avrei scoperto essere musica tradizionale peruviana. Per non parlare del linguaggio, di quanto italiano questo gioco mi abbia insegnato. E visto che ci giocavo continuamente e a ripetizione, Grim Fandango era un gioco che non solo iniziavo a conoscere a memoria, ma che amavo citare, spesso parola per parola e sempre fuori contesto. Immaginati me che a 9 anni vado da mio nonno e gli dico: Manny, esiste in natura una costante più certa dell'infedeltà delle donne? Cagliari non è più quella bella città di mare che era una volta. Passavo il tempo a fantasticare, a immaginarmi abitante di Rubacava, ancora oggi una delle location per me più affascinanti nella storia dei videogiochi, coi casinò, i bar radical chic, il dirigibile, il gattodromo. Mi sembra un'ottima serata per le corse di gatti. Dove avrei accarezzato i gatti. Ti preghiamo di non accarezzare i gatti. E mi chiedevo sempre, ma se in Grim Fandango il mondo dei vivi ha questo aspetto terrificante, I vivi mi danno sempre i brividi. perché io, che sono vivo, non ho questo aspetto? Spaventare i vivi è tecnicamente irregolare, ma lo facciamo tutti. Era un'epoca in cui non mi importava granché di tutta una serie di parametri indicativi senza i quali sembra quasi che oggi non si possa nemmeno più parlare di videogiochi. Chi se ne frega dei voti, dei dati di vendita, delle polemiche sterili, quando un gioco è in grado di farti vibrare le corde del cuore, di regalarti ricordi indelebili. Quando un gioco riesce a segnarti, a trasmetterti un'emozione, a incuriosirti, a istruirti. Il resto conta davvero qualcosa. Insieme questa volta. Brillava pallida come un osso mentre la guardavo dal fosso e pensavo a come la luna questa sera brillasse e il mio dolce amore accarezzasse come lo scoglio dove il suo corpo giaceva. Benvenuto nell'arena dell'avventura. Puoi fare dei giri qui intorno.